piace questa atmosfera. Bellina. Uffa, Guarda, No, c'è il trenino. arriva il trenino. Che bello, il trenino, Andri. Ah, c'è un passaggio. Una biblioteca, ma arriviamo a Ponte Verde. A Ponte Verde dopo di uno prende la navetta. C'è la domani. navetta. Ok, grazie mille. Prego, ciao. Ciao. Sono fermato il treno. Salto al treno. Ma vogliamo dire dove siamo, Andri? Dai, dove siamo? Ragazzi, questa volta vi portiamo a scoprire una valle veramente suggestiva, misteriosa e ricca di leggende nel Trentino occidentale. Siamo in Val Genova. Dormiremo nel nostro amato van all'interno del parco ad Amello Brenta, anche se non si può campeggiare, ma però si può dormire, perché domani, Andri, siamo belli e pronti per fare una bella escursione. Esatto. Andiamo a vedere il sentiero delle cascate con tantissimi salti d'acqua davvero spettacolari. Spettacolo, Susa. Però- E intanto guardate chi c'è qua dentro, perché siamo appena arrivati e ancora dobbiamo liberarlo. E grazie a Ceccato che ci permette di fare queste esperienze con un mezzo veramente perfetto, perché possiamo dormire senza campeggiare, in quanto lui è un van, non è un camper. Quindi lo teniamo tutto chiuso e noi Esattamente. possiamo alloggiare qua E tranquillamente. questo è uno spettacolo, ragazzi, perché così possiamo goderci il parco anche in questa serata. Non vedremo il tramonto perché è tutto È un po' coperto, nuvoloso. però è sempre una meraviglia. Dai, grande Susa. Dai! Buongiorno. Andiamo? Aspetta. Hai dormito? Io no. C'era un gufetto. Che buono il profumo del caffè. Il trenino costa 3 euro, la navetta servizio gratuito. Ecco quella giusta. Tornante. Fai percorso. L'autobus. Tornantone. Oh, montagne russe, ragazzi. Adesso siamo qui, andiamo un attimo su, intercettiamo il ponte che ci porta sul sentiero giallo e torniamo giù fino qua. Tin, Ponte Verde. Solo la navetta per arrivare qui è stata un'avventura. Dava un'ora, ci abbiamo messo 28 minuti. Siamo un po' sconvolti. Un po' raga. sconvolti, aspetta che Praticamente devo riprendermi un attimo. siamo usciti da un frullatore. Sì. Guardate che meraviglia, ragazzi, il posto ideale per riprendersi dallo shakeraggio della navetta. Il sentiero delle cascate costeggia proprio il fiume Sarca e si snoda per circa 15 km dalla partenza proprio all'inizio del parco a Ponte Verde, a circa 900 metri di altitudine, fino alla piana di Bedole, dove siamo ora, 1580 metri, quindi abbiamo un dislivello di circa 600 metri. E la navetta vola alla velocità della luce avanti e indietro in entrambe le direzioni in orari prestabiliti. Noi abbiamo deciso di prenderla all'inizio e di farci portare su, così facciamo il percorso a ritroso, scendiamo a piedi. Questa cosa ha due vantaggi. Il primo vantaggio è che non dobbiamo aspettare la navetta una volta saliti, se fossimo saliti a piedi, perché avremmo dovuto comunque intercettare l'orario giusto e avreste avuto un po' di ansietta per arrivare praticamente un po' in fretta per beccare l'orario giusto, mentre così scendiamo tranquilli, quando arriviamo. E poi proprio in fondo ci teniamo la cascata più bella, che è la Nardis, la più alta, e non so se è la più bella, però insomma è la più alta, per cui c'è un po' il clou, il gran finale. È la cascata sicuramente più iconica del parco. E poi, ragazzi, per la navetta, per vedere gli orari, mi raccomando, andate sul sito del parco ad Amello Brenta. Trovate tutto lì. Andri, adesso noi prendiamo il sentiero B01 e andiamo alla prima cascata, la cascata del Pedruc. Wow! Chiarietta fresca, eh? Madonna, ho la pelle d'oca. Bellissimo là. Wow. Comunque, un'altra cosa bella di prendere la navetta è che possiamo gustarci tutto il percorso, no, Andri? Perché se no dovremmo fare 30 km andata e ritorno e sono tanti, bisognerebbe correre. Siamo due puntini in una natura incredibile qua. Guardate che bosco. È bellissimo questo bosco. Tra l'altro anche questa zona orsi, ci sono i cartelli un po' ovunque, li hanno avvistati e quindi
c'è sempre quella accortezza di fondo di guardarsi bene attorno. Come l'altra volta, siamo soli, mi ricorda un po' la Val di Fumo, Susa. Molto, infatti sono quelle valli un po' selvagge, spettacolari, che mi piacciono un casino. Guarda che sottobosco bello, Andri. Sì, guarda che felci. Sì. Il fondo è un po' bagnato e scivoloso, se venite sì. a farlo ricordatevi sempre scarpe da trekking, buone. Siamo a fine agosto ma è comunque molto umido, stanotte un po' ha piovuto. Poi sono bravissimi perché sulle passerelle di legno hanno messo questa rete che aiuta, fa un bel grip, altrimenti queste tavole di legno sarebbero delle saponette. Ah, qua si sale, c'è le scale. Eh sì, hai visto? Proprio scale. Hop. Meraviglia qua. Non solo le cascate, è bello anche il sentiero, è bello il bosco. Sì. Forza. Cammina, si è aperta la valle sulla nostra destra, guardate che bella. Stiamo per uscire dal bosco. Oh, che meraviglia, Andri, vedo già. Guarda il ponte. Qua è forte l'acqua, eh? Sì, qua senti proprio la potenza dell'acqua. No, che meraviglia, che sensazione. Siamo sopra, Andri. Senti che forza, mamma. Siamo alla base della cascata del Pebrook. Guardate che spettacolo. È grande. Qualche informazione su questa valle. La Val Genova è una valle glaciale che si estende per 17 km da Carisolo fino a Malgabedole ed è proprio immersa tra due ghiacciai, il ghiacciaio dell'Adamello e il ghiacciaio della Presanella. È un vero e proprio mosaico di ecosistemi dove prati verdissimi si alternano a boschi veramente molto fitti, creando così l'habitat perfetto per una biodiversità variegata e molto ricca. Come vedete qua, ragazzi, è ricchissimo di acqua. Pensate che questo luogo nell'Ottocento era chiamata anche la Versailles delle Alpi, grazie alla bellezza dei suoi giochi d'acqua, dei suoi salti d'acqua e dei boschi che ricordavano proprio i bellissimi giardini del Palazzo di Versailles. Pensate un po'. Seconda cascata, Casina Muta. Questa è la montagna che adoro. Stare in mezzo ai boschi, mi piace tantissimo. Ciao! Che belle che sono! Ah, come stanno qua? È un paradiso per loro! Bravissimo! Ora siamo in secca, ma vedrai tra qualche mese, qua la passerella serve. Penso proprio di sì. Momento Canyon, Susa, guarda che bel posto questo. Sì. Materasso, guarda. Alcune di queste rocce hanno dei nomi. Davvero? E non è a caso, Andri, come Dai. dicevo all'inizio del vlog, questo è un luogo un po' mistico, ricco di leggende. Si dice infatti che la Val di Genova fosse veramente ricca di streghe e di diavoli, Ah, dai. i quali sono stati trasformati in rocce inoffensive. Ma stai attenta allora. Cosa è successo? Durante il concilio di Trento, tutte le streghe e i diavoli che erano liberi vennero cacciati e relegati dai padri conciliari proprio all'interno di questa bellissima valle. Ma vi immaginate questa valle ricca di acqua, così bella e soprattutto un paradiso pieno di diavoli e di streghe? Cavolo! Dovete intervenire Dio Padre per sistemare un po' le cose e fece costruire delle chiese proprio all'ingresso del parco in modo che gli spiriti malvagi non uscissero perché avevano paura e il terrore delle croci. In più trasformò gli spiriti più malvagi proprio in rocce inoffensive. Quindi mi raccomando, se passate da queste parti c'è qualche spiritello che è ancora in giro. Eccone Capito, uno, Andri? eccone due. Ah, quindi questa sarebbe una prigione per diavoli e streghe. Eh sì, Ah, una prigione bella però. hai capito. Comunque quelli cattivi sono I più diventati cattivi rocce. sono diventati rocce e alcune rocce hanno dei nomi, ce ne sono anche proprio vicino alla che cascata hanno principale, nomi di Nardis, demoni? e di streghe. Bello. Hai capito, Tango? Stai attento perché quasi no. Però qualche spiritello, come dicevo prima, è rimasto libero, quindi non si sa mai che incontri possiamo avere. Tra orsi e spiriti e spiritelli. Dai, vai. Ciao diavolo. Poro diavolo. Wow. Viene troppo voglia di tuffarci in questa piscina. Senti come romba? Sì. Cascata Casina Muta. Bellissima. Spettacolo. Che spettacolo.
E questa, ragazzi, è la cascata di Casina Muta. Bellissima. Per noi questa resta cascata cravatta. L'abbiamo riabbattezzata. Sì, dai, è troppo una cravatta. Ragazzi, in mezzo a questo bel boschetto vi ricordiamo che siamo Andrea e Susanna, Andri e Susa. Iscrivetevi al canale, lasciate un like a questo video, lasciate un bel commento, se vi va e siete in buona mettete un hype e tutto il corredo. Noi parliamo di viaggi, passeggiate, avventure di coppia con tango, con tanghito Il nostro tango. e vi parliamo un po' anche di noi, insomma. Siete in un canale di vlog di viaggi e piccole avventure per tutti, che questo è importante. E tanta natura. Sì, e tanto cibo e maighette belle e birretta buona. Senza cibo se no Andri va in crisi. E beh, si può mica sempre solo camminare. Oggi intanto facciamo questo percorso che vi ricordo è lungo circa 15 km, dovremo metterci 3 ore circa, ma quello dipende sempre dalla gambetta. Noi comunque ci metteremo di più perché facciamo 8 miliardi di soste belle, perché vale la pena stare in mezzo a questa natura e godersela finché possibile. Prossima cascata, cascata di Folgorida. Questa è solamente una deviazione, poi dobbiamo continuare di là, sai Andri? Ah, quindi si torna indietro? Sì, qua facciamo 15 minuti per arrivare a vedere la cascata. E quindi si sale qua? Che bellezza, Andri, merita tutta l'arrampicata. Merita? Bene. No, è uno spettacolo, Andri. Oh. Guarda, valeva la pena arrampicare. Sono contentissima, era da una vita che volevo fare questo percorso. È veramente bello, affascinante. Anello chiuso, ritorniamo su quella solita. Sul nostro sentiero. Prossima destinazione Ponte Maria, e questa strada è un taglia e cusci con quella asfaltata, praticamente passiamo in un sentiero che a tratti rientra sulla strada. E qua abbiamo questa valle incredibile con il Sarca che si muove molto, fa un gran bel casino. Senti potente che è. Ha una potenza proprio, dà un'energia sto fiume. La prossima cascata di Lares. Bello, eh? Mamma mia. Abbiamo beccato una luce spettacolare. Punto orario perfetto. Abbiamo intercettato un giorno top, infatti il clima è bellissimo, ma per essere qui oggi abbiamo rimandato, detto e ridetto, spostato 1000 volte 1000 cose. Volevamo il sole! Sì, il meteo è fondamentale quando, lo sapete, no? Quando si esce per stare in natura, il meteo conta tutto. Per cui anche noi per fare questi video ci destreggiamo veramente con il calendario meteorologico e non è sempre facile. La Susa è là attaccata a 3 tipi di meteo diversi e fa la media di tutti, però ci azzecca sempre, devo dire che è grandiosa la Susa, ci azzecca sempre. Piano, 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 piano. Cascata di Lares, inferiore di qua, superiore di qua, noi andiamo alla superiore, non sia mai deviazione spaccagambe, guardate che bel dislivello, e ancora non siamo arrivati. Questa merita un bel like, ragazzi. Dopo tutto. Aspetta. Wow. Aspetta, Perché in effetti queste vengono a vederle anche chi parte da Ponte Maria, sì. chi ha la macchina qua vicino, che si ferma qua, si fa solo questo tratto qui. Ma comprendendolo nel toto, diciamo che si fa sentire questo. Tango dei Mamma! Andri! Che hai visto? Ne valeva la pena? Sì! Le più belle sono nascoste. La scopriamo insieme. No, beh. Andri, che bellezza! La cascata di Lares superiore, una meraviglia.
Bellissima anche questa, giusto in tempo perché è appena calato il sole dietro gli alberi, per cui il riflesso di prima è durato un secondo, sì, proprio giusto finito. Che giro ragazzi, preparatevi, se venite a fare questo giro mettetevi via tutta la giornata. Bene, intanto proseguiamo. Ovviamente l'orologio si è scaricato, devo comprarlo nuovo, non dura più niente la batteria. Perché così potevamo avere un riscontro, no? No, l'ho comprato. L'orologio. Questo è un Garmin Forerunner 45, l'ho comprato tanto tempo fa, ma ormai è andato. Poi mi sono reso conto che la batteria dura veramente poco, per fare i giri che facciamo noi non arriva neanche mai a metà giro, e quindi mi sa che me ne serve uno nuovo. Vi farò sapere cosa scelgo prossimamente. Guarda che bel passaggio qua. Qua si va sotto. Incastonata nella roccia c'era una postazione militare, proprio scavata nella roccia. Qua hanno ricostruito un soldato. Qua c'erano le bocche di tiro ancora visibili, però è tutto transennato perché è pericolante. Sì. Comunque è suggestivo vedere questa scultura qua. Madonna. Prima volta che vedo una struttura così. Sì, bellina la silhouette che ti dà l'idea. Vieni Tanghino. Qua c'erano altre bocche di tiro, vedete lì sopra? Quella lì. Una caverna. In parte naturale e in parte murata. Cascata Nardis, 1 ora e 10, Andri. Parecchio. Vediamo un po'. Ma mi sa che i tempi sono anche un po' sballatini. Ma un po' tanto sballati. Vediamo un po'. Al limite ci buttiamo su una navetta. Ci siamo attardati un bel po' e abbiamo fatto tardi senza neanche accorgercene. Sono le 4:50, le 16:50, siamo partiti stamani. A che ore siamo partiti? Siamo partiti alle 10. Alle 10 ci abbiamo messo una vita. Che ore sono? Ma se penso che neanche ci siamo fermati per mangiare. Che ore sono? Non so, è scarico, le 4:50. 4:30? 4:50. Però. È tardissimo. E neanche ci siamo fermati per mangiare, abbiamo mangiato le barrette e continuando a camminare. Vabbè, ci siamo fermati per alla fare prima cascata. Le foto, per fare il drone, per fare un drone una volta sola, per cui. E comunque secondo me i tempi non sono giusti, perché per vedere le cascate, se le vuoi vedere, devi deviare di tanto da questa linea dritta lungo il fiume, lungo il Sarca. Devi fare un po' di deviazioni, no? Per le cascate. Sì. La prima deviazione era mezz'ora, un quarto d'ora più un quarto d'ora. L'altra forse anche di più, non dava i tempi, ma di più sicuro. Sì, poi non è che proprio è una strada dritta, hai No, capito? poi è impegnativo, è tutto così, quindi ragazzi sì, non è un percorso proprio da primo pelo, ecco. Sono 15 km ma belli impegnativi, direi. Soprattutto se devi fare le deviazioni. Sì, veniteci preparati. Acqua. No, c'è di buono che se non ve la sentite più a un certo momento, ogni tanto trovate dei rifugi, c'è il ponte che attraversa il fiume, andate di là, c'è la strada e avete la navetta, quindi se proprio vedete che non ce la fate qualcuno a casa vi riporta, ecco. Però direi che è abbastanza stronca gambe. E poi un'altra cosa, no, uno pensa che vabbè te la fai in giù, quindi è discesa, col cavolo, c'è dei punti anche di salita tosta, perché è tutto ondulato. Ma più che altro la salita... Nel complesso scende, ma in dei tratti sali anche tanto. È tutto un saliscendi. Soprattutto quando vai a vedere le cascate, quelle più nascoste, no? Esatto, specialmente per andare a vedere le cascate. Sali su. Vedi anche qua, sì, scendi, ma devi stare attento dove metti i piedi. Sì, sono discese importanti. Quindi alla fine del Salmo ancora non siamo arrivati, manca un'ora, ma ci sentiamo a casa. Ah sì, se vedo un orso ora gli dico mangiami. Dalla stanchezza. Sì, dico tanto basta. Fantastico. E chi scappa? Ci buttiamo per te. l'energia per correre non c'è più. No, dicono non correre, non c'è problema. Avevo le gambe rotte 2 ore fa. Vuoi andare su di là, Susa? Che dici? Andiamo giù, guarda che bella pietraia. Guarda che scenografia, Susa! Che spettacolo! Stupendo,
spettacolo! Da Indiana Jones. Dovrebbe essere la cascata del Casol. Dopo controlliamo. Giretto che forse all'inizio l'avevo sottovalutato. Che passaggi belli che ha. Pop, 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 pop. Ma faccio un attimo che c'è una luce stupenda qua. Ci ha accompagnato veramente sempre una bella luce. Adesso forse lei sai la cascata del Casol, quella di prima. Quindi le abbiamo fatte tutte con la Nardis. Che spettacolo! Ok ragazzi, mancano 20 minuti alla Nardis, ci vediamo direttamente lì, tanto il percorso l'avete visto com'è, è bellissimo, piano di passaggi, uno più bello dell'altro. Come non detto, guardate qua, sotto la roccia. No, ma dai, ma è troppo bello. Pazzesco. La intravedo, Andri! Che bomba! C'è il gran finale, Susa. Andri, hai visto quanti diavolotti qua? Madonna, Giganti. questo è un diavolone qua. E questa, con il suo salto di 130 metri, ragazzi, è la cascata più iconica della valle e soprattutto è tra le più imponenti del Trentino. E eccola là, in tutto il suo splendore. Guarda che roba, Andri! 5 Susa, ce l'abbiamo fatta. Dai, le abbiamo viste tutte, ragazzi! Praticamente alba e tramonto ci siamo fatti sulla strada, Andri. Gran finale. Gran finale, Susa. Questa è maestosa, eh? Sì, questo è il gran finale. Sai quando si dice il finale col botto? Eccolo. E qui si conclude questo spettacolare giro, bello impegnativo ma tanto appagante. Vi abbiamo fatto vedere tutte le cascate del percorso della Val Genova. Mi raccomando, noi ci vediamo alla prossima avventura. Iscrivetevi sul canale, cliccate la campanellina e lasciateci un commento che a noi piace sempre leggerli. Ciao ragazzi, un abbraccio, alla prossima! Ciao a tutti! Ah, che bello! Mi sono preso una torta col grano saraceno e marmellata di mirtilli, un bel succo di pera e un caffè macchiato che ci sta alla grande. Mamma che buona, c'è una dose di cannella esagerata. Allora raga, noi a chiudere questo giretto qua ci abbiamo messo 8 ore, per cui considerate che dicono, scusa, che hai visto che danno 3 ore. Per me 3 ore è impossibile. C'è qualcosa che non torna, per cui valutate bene. Ma noi abbiamo fatto delle deviazioni anche se non fai le foto, non ti fermi, non fai le... vabbè, se fai il giro delle cascate quello è. Anche se non fai le soste, questa cosa qua, e vai velocissimo, secondo me 5 ore ce le metti tutte. Se no, uno viene qua pensando 3 ore, col cavolo. Dovevamo finire in bellezza con fermate in rifugio, vero Andri? Sì, che bello. Vi metto qualche immagine con il drone che abbiamo realizzato un paio d'anni fa durante un evento, per cui magari se vedete la luce diversa è per quel motivo lì. Comunque la cascata è lei.